L'installazione di kit FastPipe richiede l'utilizzo dell'apposito olio di assemblaggio per raccordi FastPipe o di un altro olio idoneo all'uso in impianti di condizionamento. Aprire il sacchetto, verificare l'integrità del contenuto e leggere con attenzione il manuale di istruzioni fornito. Rimuovere quindi le fascette che bloccano la tubazione con l'ausilio di una forbice. Svolgere la tubazione facendo attenzione a non creare cuspidi o a pizzicare la tubazione. Prima di utilizzare il sistema FastPipe è necessario leggere il manuale di istruzioni e guardare questo tutorial, entrambi raggiungibili scansionando il QR code stampato su ogni matassa. Una volta apprese le procedure per l'uso corretto del prodotto, si può procedere ad aprire la matassa di tubo. Al fine di non danneggiare la tubazione, non è consentito l'uso di taglierini per rimuovere il film di protezione. Si deve invece procedere con una forbice come mostrato dalle immagini. In alternativa, si può procedere a svolgere il film di protezione per poterlo eventualmente utilizzare successivamente. Svolgere la tubazione facendo attenzione a non creare cuspidi o a pizzicare la tubazione, come mostrato dalle immagini. Se non collegata alle unità di condizionamento, la tubazione deve essere protetta mediante gli appositi tappi 2 in 1. Utilizzarli quindi nel verso mostrato dalle immagini per proteggere la tubazione non ancora raccordata. Utilizzarli nel verso opposto per proteggere la tubazione già dotata di raccordo terminale. Durante la posa in canalina si consiglia di procedere posando 2 tubi in contemporanea. Può essere opportuno l'utilizzo degli appositi supporti di bloccaggio per tenere il contenuto della canalina in posizione prima di apporvi il relativo coperchio. Le operazioni di installazione del raccordo devono essere eseguite con l'ausilio dei guanti Super Grip in dotazione al fine di ottenere un'ottima presa sulla superficie del tubo. Afferrare l'avvitatore. Per ottenere il massimo della coppia disponibile, impostare la velocità minima e disattivare la frizione. Installare quindi l'utensile per avvitamento idoneo al diametro della tubazione in uso. Infilare il dado del kit raccordo nell'inserto e bloccare l'insieme sull'avvitatore. Procedere a tagliare la tubazione con l'apposita tagliatubo, avendo cura di realizzare un taglio perfettamente perpendicolare e netto, senza bave o sfilacciamenti. Ritrarre l'isolamento per esporre circa 10 cm di tubazione. Se la situazione non permette di ritrarre l'isolamento, non procedere a tagliare l'isolante perpendicolarmente al tubo, ma infilando la forbice longitudinalmente tra tubo e isolamento. Rivoltare l'isolante e afferrare saldamente la tubazione. Procedere quindi a calibrare la tubazione inserendo l'utensile fino a fine corsa. Procedere a posizionare la boccola. La boccola non deve essere posizionata sull'avvitatore. Questo errore può causare gravi danni. Posizionare invece la boccola sulla tubazione. Come mostrano le immagini, è previsto che vi sia una parte di boccola esterna alla tubazione. Afferrare quindi l'avvitatore precedentemente preparato e, applicando una certa forza, procedere ad avvitare il raccordo fino a fine corsa. È facile capire se il raccordo è stato avvitato correttamente. Un raccordo non avvitato correttamente non fornisce alcuna garanzia di tenuta. Sganciare quindi il raccordo dall'avvitatore, svitando il dato dall'utensile. Si può quindi procedere alla crimpatura.
La procedura di installazione del raccordo è la medesima anche in caso di installazione in cassettina. Si noti che rispetto alle indicazioni fornite dal costruttore in merito alla lunghezza dei tubi dell'unità interna, Fast Pipe deve essere tagliato 1 centimetro più corto come mostrato dalle immagini. Procedere quindi a scostare l'isolante, calibrare la tubazione, posizionare la boccola ed infine avvitare il raccordo. Allo stesso modo procedere sul secondo tubo. Calibrazione, boccola, avvitamento. Prima di iniziare, installare la matrice del diametro corretto sulla crimpatrice, rispettando l'opposizione delle spine di centraggio. Sbloccare la maniglia della crimpatrice. Scaricare l'eventuale pressione già presente tramite il tasto sullo stelo principale. Aprire la testa e richiuderla con il raccordo all'interno. Posizionare quindi la boccola nella corretta posizione. È necessario avere particolare cura nel posizionamento, assicurandosi che l'intera superficie della boccola sia completamente coperta dalle matrici. Verificata la posizione della boccola, procedere a completare la crimpatura azionando ripetutamente la leva di carico fino ad udire il caratteristico clac dello sgancio della valvola di sovrappressione. Scaricare la pressione tramite il tasto sullo stelo principale ed aprire la testa. Il raccordo è ora pronto per essere installato. Attenzione! Verificare il risultato della pinzatura rispetto a queste immagini. Le 2 pinzature nella parte superiore dello schermo non sono conformi e non forniscono nessuna garanzia di tenuta. Prima di iniziare, installate la matrice del diametro corretto sulla crimpatrice, rispettando l'opposizione delle spine di centraggio. Aprire la testa della pinzatrice ed inserire il raccordo all'interno. Procedere a completare la crimpatura azionando il pulsante di carico fino all'arresto automatico della macchina. Scaricare quindi la pressione e aprire la testa. Il raccordo è ora pronto ad essere installato. In cassetta di predisposizione, la crimpatura si esegue nelle stesse modalità illustrate nelle precedenti procedure. Si raccomanda di porre particolare attenzione al posizionamento della boccola all'interno della matrice. Per collegare Fast Pipe alle unità dei sistemi di condizionamento è necessario svitare i dati forniti dal costruttore. Prima della connessione è fondamentale applicare sulla flangia del raccordo l'olio spray fornito in dotazione con Fast Pipe o altro olio per flangiatura idoneo all'uso in sistemi di condizionamento. Successivamente avvitare il raccordo con le mani fino a fine corsa. L'operazione va eseguita su tutti i raccordi del sistema. Avvitare quindi i raccordi seguenti con le mani fino a fine corsa. Successivamente, installare l'inserto opportuno sulla chiave dinamometrica e impostare la corretta coppia di serraggio. Si consiglia di serrare al minimo serraggio raccomandato, aumentando la coppia di serraggio progressivamente se necessario.
per non danneggiare l'unità di condizionamento, si raccomanda di utilizzare una seconda chiave con cui bloccare il rubinetto per non scaricare la forza del serraggio sulla macchina. Sostituire l'inserto sulla chiave dinamometrica, impostare la coppia di serraggio opportuna e procedere al serraggio dei raccordi successivi. Infine, coprire con il nastro protettivo anti-UV le porzioni di tubazione direttamente esposte alla luce solare. Si può quindi procedere con le operazioni di prova di tenuta e successivamente di vuoto.